Buongiorno, oggi parliamo dell'attrezzatura automatica per trattamenti termici modello ET20. La caratteristica di questa apparecchiatura è che l'alimentazione viene direttamente da una saldatrice da 400 A, va benissimo. I cavi della saldatrice vanno nella parte posteriore dell'ET20, tutti gli attacchi sono nella parte posteriore degli ET20, poi ci sono altri due cavi che arrivano direttamente alla resistenza che viene posizionata sul pezzo da trattare. L'ET20 può essere fornito, gestisce fino a 4 resistenze elettriche. Se torniamo nella parte posteriore dell'ET20 vediamo che c'è anche il cavo termocoppia che va collegato appunto sul pezzo da trattare. Nella parte sopra dell'ET20 vediamo che c'è anche la possibilità di attaccare un registratore esterno qualora ci sia necessità di fare dei report su carta, dei diagrammi su carta. Ora noi vediamo qui un più e un meno, che è la polarità del collegamento con la saldatrice. Se andiamo nella parte davanti dell'ET20 vediamo che il LED è posizionato su Direct verde, che significa che il collegamento è stato fatto bene. Qualora io invertissi invece i collegamenti, scatterebbe il rosso, ovvero se io stacco e erroneamente attacco inversi, come vedete si accende il LED rosso di reverse polarity. In questo caso la macchina viene bloccata, quindi questo mi aiuta a capire come attaccare nella maniera giusta, come collegare nella maniera giusta. Ricollego i cavi correttamente e qui vediamo che è tornato su verde. Accendo la macchina con line on off e vediamo che si accende il display e il programmatore. Il programmatore qui indica in PV la temperatura sul pezzo, in SV la temperatura di programma, ovvero in questo caso se io dessi potenza gli starei chiedendo di arrivare a una temperatura di 80 gradi. Altre caratteristiche interessanti dell'ET20 sono il fatto che se c'è un surriscaldamento la macchina va in blocco e quindi questo mi permette di tutelare la macchina. Se c'è un surriscaldamento nella parte inferiore dell'ET20 scatta il ventilatore che mi raffredda l'ET20 tutelandomelo, oppure quando c'è un sovraccarico, ovvero io attacco più delle resistenze consentite, che sono, come abbiamo detto, 4, la macchina va in blocco e anche questo mi aiuta a proteggere la macchina. Ora noi possiamo per esempio dire che vogliamo arrivare a 90 gradi, premiamo su Heat On e lui comincia a dare potenza. A breve vedremo che la temperatura comincia a salire. Mentre fa questo, noi vediamo che c'è una manopola, qui dove c'è scritto Power Reg, che mi permette di aumentare o diminuire manualmente la potenza. A che cosa serve questo? Questo viene utilizzato in due casi specifici. Uno, quando abbiamo un tubo di piccole dimensioni da preriscaldare o da trattare e quindi se io dessi la massima potenza la temperatura andrebbe su troppo velocemente, anche arrivando fino a 20-25 gradi in più della temperatura richiesta. Dopo ovviamente tornerebbe indietro, si stabilizzerebbe, ma proprio per evitare questo io posso diminuire la temperatura e questo mi consente di non far andare eccessivamente in alto la temperatura stessa. Oppure
in un'altra situazione, quando invece abbiamo non un tubo piccolo ma un tubo di grandi dimensioni, quindi alla macchina viene richiesta molta potenza, quindi nel caso ci sarebbe un rischio di surriscaldamento, io posso abbassare manualmente la potenza, lui comunque raggiungerà la temperatura richiesta, però senza rischiare di andare in surriscaldamento. Qui mentre parlavamo intanto la macchina faceva il suo lavoro, vediamo che siamo già a 57-58 gradi di temperatura e quindi la macchina sta operando in totale autonomia e correttamente. C'è anche la possibilità, come abbiamo detto prima, di inserire un registratore esterno, appunto qualora la macchina necessitasse di ci fosse la necessità di fare un report su carta, noi collegheremo questa parte qui di termocoppia al registratore esterno e questa parte qui, infatti c'è scritto recorder, collegherebbe appunto le T20 al registratore. In questa maniera, oltre a effettuare il trattamento termico, ci sarebbe la possibilità di fare report su carta. Torniamo avanti, vediamo che la macchina continua a fare quello che gli viene chiesto. Ovviamente se io do la massima potenza, qui nel display vediamo qual è la situazione di voltaggio e amperaggio e la macchina sta arrivando alla potenza richiesta e una volta arrivata lì si stabilizzerà. Nel display qui abbiamo visto c'è la possibilità di settare il linguaggio in italiano, spagnolo o inglese. Ora la macchina sta arrivando alla temperatura richiesta. Adesso il LED di HIT si accende e si spegne proprio perché man mano che si avvicina alla temperatura richiesta non è più necessario dare una potenza costante, ma dare dei colpettini in maniera che, visto che ormai siamo arrivati alla temperatura che dovevamo raggiungere, che abbiamo impostato da programma. L'utilizzo del programmatore Gefran è molto semplice e molto intuitivo e fatto una volta non ci sono problemi, qualsiasi persona può assolutamente utilizzarlo senza alcun tipo di problemi. Ecco, come vediamo la temperatura è stata praticamente raggiunta e se io non do altre indicazioni a riguardo la macchina resterà settata su questa temperatura fino a quando io non gli darò degli input differenti. Questo adesso è una impostazione di tipo manuale, ovviamente si può fare anche da programma settando all'interno del programmatore i dati necessari e lui in maniera totalmente automatica potrà gestire il trattamento termico. Bene, io direi che per ora è tutto, grazie per l'attenzione.